Hello, everyone, and welcome to the 10th episode of Short Stories in Italian for Beginners. Here you will listen to a simple short story in Italian in a slow pace so that you can practice your listening skills. If there is a word you don't understand, don't worry. Just turn the English subtitles on and follow along. After you've studied the new words, test your pronunciation skills. Try and read the story out loud, replaying the video and double-checking your pronunciation with me. And don't forget to subscribe to the channel and like this video to learn Italian in a fun and easy way. La storia di oggi si intitola Il quadro di fiori. Federica è una ragazza di 20 anni che vive in una piccola città. Le piace molto dipingere. Un giorno decide di dipingere un nuovo quadro. Va nel suo piccolo studio dove ci sono molti colori, pennelli e tele. È un posto tranquillo e perfetto per creare arte. Federica pensa a cosa vuole dipingere. Le piacciono molto i fiori, così decide di dipingere un bel mazzo di fiori colorati. Prende una tela bianca e la mette sul cavalletto. Poi sceglie i colori rosso, giallo, blu e verde. Prende anche un grande pennello morbido. Inizia a dipingere il fondo del quadro con un colore blu chiaro. Fa movimenti ampi e lenti, coprendo tutta la tela. Il blu rappresenta il cielo sereno. Federica sorride perché le piace il colore del cielo. Poi inizia a dipingere i fiori. Usa il colore rosso per i papaveri, il giallo per le margherite e il blu per i fiordalisi. Con il pennello crea i petali delicati e le foglie verdi. I fiori sembrano vivi e felici. Ogni fiore è unico e speciale, come nella realtà. Federica aggiunge dei dettagli con un pennello più piccolo. Dipinge le ombre e le luci sui petali e sulle foglie. Questo rende il quadro più realistico e bello. Lavora con calma, ascoltando la musica in sottofondo. Dipingere la rilassa e la rende felice. Dopo alcune ore il quadro è quasi finito. Federica si prende una pausa e guarda il suo lavoro. È molto soddisfatta. I fiori sembrano uscire dalla tela e il cielo blu crea un'atmosfera tranquilla. Alla fine firma il suo quadro in basso a destra con il suo nome, Federica. È orgogliosa del suo lavoro e non vede l'ora di mostrare il quadro alla sua famiglia e ai suoi amici. Federica appende il quadro al muro del suo studio. Ora, ogni volta che entra, può vedere i suoi bellissimi fiori e sentirsi felice.
Dipingere è la sua passione e non vede l'ora di creare altri quadri pieni di colori e vita. Fine.